Benvenuto sul canale Come fanno soldi, dove analizziamo nel dettaglio i veri modelli di business delle aziende più famose e di tante altre attività che fanno parte della tua vita quotidiana. Oggi parliamo di Spotify, la piattaforma che ha rivoluzionato il modo in cui ascoltiamo musica nel mondo. Con oltre 600 milioni di utenti attivi, Spotify è sinonimo di streaming musicale. Ma se ti dicessi che gli abbonamenti non sono la vera fonte di guadagno e che per anni Spotify ha operato in perdita nonostante fosse la piattaforma leader di mercato? Sì, perché dietro quella schermata verde e nera che usi ogni giorno c'è un modello di business molto più complesso di quanto sembri. Oggi ti spiego come fa soldi davvero Spotify e perché potrebbe diventare uno dei giganti media più importanti del futuro. Partiamo dal dato di partenza. Spotify guadagna da due fonti principali. 1. Abbonamenti premium. 2. Pubblicità sugli account free. Oggi circa il 40% degli utenti è abbonato ad un piano premium, mentre il restante 60% usa Spotify gratuitamente, ma con inserzioni pubblicitarie. Quindi a prima vista potresti pensare, il grosso dei ricavi arriva dagli abbonati, ma non è esattamente così. Un abbonato Spotify Premium in Italia paga 10,99 € al mese. Spotify ne trattiene circa il 30%, mentre il restante 70% va agli artisti e alle case discografiche, secondo i meccanismi delle royalty. Il margine netto quindi non è altissimo. Spotify funziona più come un distributore che come un venditore. Per ogni euro incassato, una grossa fetta va a chi detiene i diritti musicali. Quindi per aumentare i profitti Spotify ha dovuto diversificare. E qui entra in gioco il secondo modello, la pubblicità. Spotify Ads è un sistema che permette a brand e aziende di inserire spot audio tra una canzone e l'altra per gli utenti free. E questi spot sono estremamente redditizi, perché sono targetizzati in base a età, gusti musicali, genere, città. Hanno tassi di ascolto altissimi, non puoi saltarli. E costano di più rispetto a una normale pubblicità display. E sai qual è la genialità? Spotify sta usando l'intelligenza artificiale per personalizzare sempre di più gli annunci audio, aumentando il loro valore percepito e quindi anche il costo per click. Nel 2023 i ricavi da pubblicità sono saliti del 20% su base annua e rappresentano una fetta sempre più strategica del fatturato, ma non è tutto. Negli ultimi anni Spotify ha fatto una scommessa ancora più ambiziosa, i podcast. Sì, perché i podcast non richiedono licenze musicali costose. Una volta acquisiti o prodotti internamente, Spotify può monetizzarli direttamente, inserendo spot pubblicitari senza dover dividere i ricavi con le case discografiche. E infatti ha investito centinaia di milioni in podcast originali come quelli di Joe Rogan, Michelle Obama e tanti altri. I podcast sono il futuro per 3 motivi. 1. Sono contenuti esclusivi che fidelizzano l'utente. 2. Costa poco produrli e dunque assicurano margini più alti. 3. Sono perfetti per inserire pubblicità e dunque vendibili come spazi editoriali. Spotify in sostanza sta cercando di passare da piattaforma musicale a piattaforma media. Vuole controllare sia il contenuto che la pubblicità per aumentare i profitti e sganciarsi dalla dipendenza dai colossi dell'industria musicale. Ma andiamo oltre. Spotify guadagna anche da Spotify for Artists, un tool a pagamento per artisti indipendenti che vogliono promuoversi, analizzare i dati e gestire la propria audience. Guadagna da Spotify Ad Studio, una piattaforma self-service per chi vuole creare spot audio in autonomia. E, ancora, guadagna da Spotify for Podcasters, uno strumento per monetizzare podcast con pubblicità dinamiche. A tutto questo si aggiungono accordi con aziende tecnologiche, partnership con produttori di hardware, sistemi integrati nelle auto, negli smart speaker e persino nelle console. Eppure per anni Spotify è rimasta in perdita, sai perché? Perché ha scelto una strategia simile a quella di Amazon nei primi anni: crescita, crescita, crescita. Acquisire utenti, espandersi in nuovi mercati, investire in tecnologia e contenuti originali. Solo negli ultimi 2 anni ha iniziato a ottimizzare i costi, ridurre il personale, migliorare l'efficienza operativa e infatti nel 2024 per la prima volta ha registrato trimestri inutili. In sintesi, il vero modello di business di Spotify oggi è questo: acquisire utenti con l'offerta freemium, convertire una parte in abbonati, monetizzare tutti gli altri con pubblicità targetizzata, spingere sui contenuti propri, i podcast, per aumentare il margine,
Spotify è un esempio perfetto di azienda che ha trasformato una commodity come la musica in un ecosistema complesso, fatto di tecnologia, dati, advertising e contenuti. Quindi la prossima volta che ascolti la tua playlist preferita, ricorda, tu non sei solo un utente, sei un modello di monetizzazione ben studiato. Se ti è piaciuto questo video, lascia un like, iscriviti al canale Come Fanno Soldi e scrivici nei commenti quale altra azienda tech vuoi che analizziamo. Alla prossima!